Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare i contenuti della microSD su EGTX. Normalmente i contenuti della microSD si scaricano automaticamente tramite flasher, tuttavia ho notato che alcune volte il processo si blocca e non va a buon fine. In questo caso dobbiamo scaricare i contenuti manualmente. In questo video vedremo quali file scaricare e dove copiarli, quindi ci serviranno i contenuti della microSD, i pack delle voci e l'UA script. Partiamo con i contenuti della microSD aprendo questa pagina. In descrizione vi lascio tutti i link diretti alle pagine che vedremo nel corso di questo tutorial. I contenuti sono in formato zip e sono raggruppati per categorie, quindi anche se qui ci sono solo 4 modelli, i file sono compatibili con diverse radio. Bene, facciamo un riferimento al file leggimi per capire quale archivio fa il caso nostro. Horus.zip è per radio con schermo a colori, quindi comprende la TX16S, le Horus ed in generale tutte quelle radio con display di questo formato. NV14 è specifico per la FlySky Nirvana. X7.zip è per radio con display in bianco e nero, quindi praticamente tutte le radio come T-Lite, X-Lite, ma anche QX7, Zorro eccetera. X9zip è per vari modelli di X9D, quindi la normale, la Plus, la 2019 eccetera. In questo tutorial userò una Radiomaster TX16S, quindi scarico il file horus.zip. Passiamo ai pack delle voci. Il numero versione che vedete in questo riquadro non deve necessariamente coincidere col numero versione di EGTX, quindi voi scaricate sempre l'ultima versione disponibile. Come vedete qui abbiamo tutte le lingue supportate, quindi scaricate quella o quelle che preferite. Per me italiano va bene. Chiudiamo con il LUA script. I più usati in assoluto sono il TBS Agent Lite, l'Express LRS.lua e per radio multiprotocollo quelli relativi al modulo interno. Partiamo con il TBS Agent Lite. Questo LUA è specifico per tutti i moduli TBS presenti in commercio, quindi Tracer, Crossfire Nano, Crossfire Micro, eccetera. Troviamo questo LUA nella sezione download del sito TBS. Scorriamo verso il basso fino a trovare TBS Agent Lite. Poi sotto la voce download clicchiamo TBS Agent Lite. A questo punto passiamo ad Express LRS scaricando il LUA di questo sistema. Il metodo più pratico e veloce è scaricarlo direttamente dal configuratore, visto che è uno strumento indispensabile per questo sistema. Scegliete i dati relativi al vostro modulo e versione, quindi cliccate qui per scaricare il LUA. Se usate moduli diversi anche con frequenze diverse non è un problema, il LUA è sempre lo stesso, l'unica cosa da prestare attenzione è avere tutti i moduli aggiornati alla versione 2. Concludiamo con i file multimodulo per radio multiprotocollo. Per Taranis questi passaggi non vanno fatti, a meno che non avete un modulo multiprotocollo esterno. I file LUA si trovano nella pagina download del sito ufficiale multimodulo. Qui dovete scegliere la vostra radio, qui la versione firmware che state usando, mentre queste 3 opzioni potete lasciarle come le vedete. A mio parere, se siete arrivati a questa pagina non è una cattiva idea procedere anche con l'aggiornamento del modulo multiprotocollo. Se vi serve ho già fatto un tutorial su questo argomento, ve lo lascio linkato in descrizione. Comunque il file da scaricare è multiluascript.zip. Qui ci dice che per OpenTX, ma va benissimo anche per EGTX. A questo punto possiamo creare la struttura della microSD. A tal proposito vi ricordo che questa deve essere formattata in FAT32. Come vedete la mia è vuota e pronta. Iniziamo estraendo i file principali, ovvero i contenuti della microSD. Apro l'archivio .zip e trascino tutto il suo contenuto nella radice della microSD. A questo punto è venuto il momento di copiare i file audio, quindi apro l'archivio SD card sound. Trascino la cartella sound sempre nella radice della microSD. Ok, anche il pack delle voci è copiato.
Ora è venuto il momento di copiare il Lua script. A tal proposito andiamo nella micro SD e apriamo la cartella script, poi tools. Apriamo TBS Agent Lite e trasciniamo all'interno della cartella tools tutti i suoi contenuti. Trasciniamo anche l'Express LRS V2 script. Adesso passiamo ai Lua del multiprotocollo. Entriamo dentro la cartella script, poi dentro la cartella tools. Ora trasciniamo tutto il contenuto dell'archivio dentro la cartella tools della micro SD. Perfetto, a questo punto posso dire di aver copiato tutti i file, quindi faccio rimozione sicura dell'hardware e rimetto la micro SD nella radio. Molto bene, la radio si è accesa e non mi ha dato nessun errore, ma se è la prima accensione dopo l'aggiornamento potrebbe dare un errore EEPROM. Se lo fa è normale, alle prossime accensioni non lo farà più. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.